Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, ragazzi. È una buona carta, ci parla di prosperità, di abbondanza, di crescita, della gestazione di nuovi progetti ed è una carta di forte concretezza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link ai corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi che sono presenti sul canale. Uno è live e partirà poi a gennaio, mentre l'altro è un videocorso registrato ed è per chi si vuole approcciare alla cartomanzia. Bene. Partiamo con un cavaliere di pentacoli. Abbiamo il carro. Abbiamo un 7 di spade. 10 di coppe. 3 di coppe. E un 2 di spade, ragazzi. Ok, allora partiamo da questo cavaliere di pentacoli che potrebbe denotare, diciamo, una certa lentezza nell'andatura, nello svolgersi della situazione, del periodo. 10 di coppe nuovamente. E 5 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il carro. Torre e fante di pentacoli. Allora ragazzi, la sensazione che ho è che qualcuno potrebbe cambiare rotta, cambiare strada. Ho l'idea che si potrebbe lasciare, può essere effettivamente un gruppo familiare, ma può essere anche un gruppo lavorativo. C'è la torre, c'è il carro, può essere che qualche equilibrio effettivamente cambi e con la carta del carro si prenda finalmente una decisione per intraprendere un nuovo cammino. Io ho la sensazione che riguardi molto il lavoro, per qualcuno. Andiamo a vedere il 7 di spade. Abbiamo una regina di bastoni, ah qua ce ne sono due, cavaliere di spade e amanti. Tecnicamente, nonostante il 7 di spade, questo gruppo di carte io lo sento piuttosto positivo. Cioè, vediamo questo cavaliere di spade che indica determinazione, indica come una velocità che qui all'inizio non si vede ed è come se da un certo punto in avanti le cose effettivamente accelerassero. Vi dico, la torre io non la sento così tanto negativa, potrebbe semplicemente essere che avevate qualche tipo di idea che cascherà fondamentalmente. Datemi una carta per la torre. Mm, Potrebbe essere qualche conflitto, potrebbe essere qualche gelosia.
potrebbe essere qualche questione magari di principio con qualcuno. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 4 di coppe e carro. È interessante perché avete 10 di coppe e carro, qui all'inizio c'è 10 di coppe e carro. Io credo che qualcuno si stia proprio allontanando da un gruppo. Poi può essere il gruppo familiare a livello affettivo, nel senso che è comunque un 10 di coppe, ma non escludo che possa essere un gruppo di amici piuttosto che un gruppo lavorativo. Io credo che ci sia qualche cosa che o state sottovalutando di questa situazione o della relazione che avete con questo gruppo di persone, ehm, o qualche cosa che proprio state rifiutando. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 6 di spade. Cavaliere di coppe, un altro cavallo, ragazzi. Quindi avete 2 carri e 3 cavalieri. C'è un movimento in avanti, questo o sì, però vedete che c'è anche 6 di spade. 6 di spade è la carta legata alle credenze limitanti. E qui abbiamo la torre. Le credenze limitanti vengono create nella mente, l'ego è associato alla mente e la torre è la caduta dell'ego. Quindi secondo me si tratta di fare come una sorta di restyling della vostra parte intellettuale, della vostra parte mentale, perché è come se ci fosse la necessità di lasciare indietro certi conflitti, certi temi. E il 7 di spade effettivamente qui mi vibra come un voglio tutto. Sapete che chi troppo vuole nulla stringe, si dice. E può rappresentare effettivamente come una certa avidità in questo caso. Per esempio, vi faccio un esempio per concretizzare un po'. Ehm, Si cambia lavoro, supponendo che questo carro sia un movimento, uno spostamento, e nella nuova azienda la voglio vicino a casa, con un bello stipendio, con il lavoro che piace a me, e quindi è come se potesse esserci questa indisponibilità ad essere flessibili. Però è come se invece no, ce ne fosse bisogno. C'è un qualche tema con il 4 di coppe che secondo me non volete vedere o fa male vedere. C'è qualche cosa che comunque... Datemi una carta per il 4 di coppe. O non state prendendo in considerazione, o lo state sottovalutando, oppure lo state rifiutando. Asso di bastoni. Può essere un'iniziativa, un qualche tipo di azione e di movimento da fare. Andiamo a vedere il 2 di spade. Papa. E 5 di spade. Sì, c'è ancora confusione mentale effettivamente. Il Papa al contrario mi dice che potreste aspettare a firmare magari qualche contratto, qualche cambio, potrebbe esserci come una revisione di certi contratti, perché comunque avendo anche un 5 di spade c'è ancora come della confusione mentale. Potreste voler essere più indipendenti, più autonomi nel vostro lavoro, per esempio, se questo 10 di coppe fosse il gruppo lavorativo, sento che potrebbero esserci come delle discussioni e da lì come il prendere una decisione sul... Potrebbe essere che qualcuno se ne vada dal lavoro, perché comunque c'è torre 2 volte il carro, può essere che venga effettivamente offerto qualche cosa di nuovo nel posto di lavoro, magari un gruppo più piccolo, può essere che vi offrano una nuova strada, tipo va bene, tu non ti trovi bene in quel gruppo lavorativo, se vuoi possiamo provare a metterti di lì. E potrebbe esserci lo stesso un gruppo, ma più piccolo, più gestibile, diciamo. Sento che state puntando all'indipendenza, è come se voleste creare voi qualche cosa, se voleste aumentare, ehm, diciamo il vostro potere, ma in senso positivo, nel senso il vostro potere d'acquisto potrebbe essere la vostra abbondanza. Se fosse per caso una situazione romantica,
vi dico che qui anche ci potrebbe essere la necessità di vedere le cose da un altro punto di vista, di prendere in considerazione altri aspetti che in questo momento non state valutando. Potrebbe anche essere quello che fate o che non fate. Se fosse per esempio una nuova relazione, questo asso di bastone al contrario mi dice che c'è poca azione da parte vostra, ma perché giustamente c'è come questa confusione mentale e non... c'è un 2 di spade, è come se ci fossero tanti dubbi. Non riuscite ancora a prendere tipo una decisione, una strada, o magari l'avete già presa perché comunque ci sono 2 volte il carro, però è come se vi rimanesse un po' questo dubbio, avrò fatto la scelta giusta, sarà il percorso giusto? Diciamo che voi in testa, secondo me, avete l'indipendenza. State guardando al futuro, volete creare qualcosa di meglio, di migliore. Non è che si parta da una base malvagia, perché comunque è già un cavaliere di pentacoli, vuol dire che normalmente quando c'è un cavaliere di pentacoli si riceve il giusto per quello che si dà, però è anche vero che qua avete un 5 di pentacoli, che è una carta di carenza. Datemi una carta sole. Credo che questa carenza sia più riferita non tanto a livello economico, anche se è un 5 di pentacoli, ma a un livello di soddisfazione personale in quello che state facendo. Può essere sia nella relazione che negli amici che nel lavoro. Però ecco, valutate bene quanto effettivamente fate voi per andare incontro alla situazione lavorativa, all'altro o all'altra. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Diciamo che si va con questa imperatrice verso un maggior potere personale. Cioè se all'inizio c'era comunque anche questo 5 di pentacoli, questa torre, alla fine sento che siete, come dire, più focalizzati su voi stessi, più focalizzati su quello che volete, più focalizzati su che cosa vi serve per star bene. Bene, carta numero 19, flessibilità. E qui mi viene da riportare l'attenzione su questo 6 di spade perché certe volte noi pensiamo che allontanarsi fisicamente da un posto possa metterci nella condizione di non ricadere negli stessi errori. Però ovviamente è una credenza limitante perché sì, è vero che il posto dove viviamo, l'intorno, forse è spagnolo intorno, i paraggi di dove viviamo influiscono, cambia se viviamo in un posto dove c'è sole tutto l'anno piuttosto che se viviamo in un posto dove piove tutto l'anno, ovviamente, però è anche il vostro modo di percepire le cose che potrebbe cambiare. Qui vi consigliano di essere un po' più flessibili, di essere, se vogliamo, anche meno rigidi. Carta numero 26, felice felice ragazzi. È una carta bellissima e indica questo ingresso, se vogliamo, nella felicità. Vedete che c'è una serratura qui ed è come se... lo sento anche come una carta di protezione, come se steste proteggendovi. E il 9 di pentacoli è la carta che io chiamo delle autococcole. Quindi secondo me c'è una forte probabilità che a fine periodo siate felici felici. Magari con qualche dubbio, perché non ve lo nego, però ho come l'idea che la situazione, grazie a questa imperatrice, potrebbe proprio migliorare, ragazzi. Andiamo a vedere un altro oracolo. Ego. 4 mesi, ragazzi, abbiamo la torre che è la caduta dell'ego. Ed è interessante perché ci fa vedere come la fanciulla sia effettivamente castana, ma quando si guarda, diciamo, dall'altra parte è bionda. Questa rappresentazione sì, raffigura un pochettino quello che è il lato maschile e il lato femminile. Potrebbe essere il lato d'ombra e il lato di luce.
Però è interessante, fate attenzione nei prossimi 4 mesi, che è un po' il periodo in cui dura la lettura, a non agganciarvi a questioni egoiche. L'ego è quello che si attacca al risultato, si identifica con quello che fa, cioè io sono quella roba lì, io sono quel risultato e se il risultato non arriva io non sono niente. Ecco, quello è l'ego. Ok, meditazione di Findorn, vediamo che cosa vi vogliono dire. Noi siamo un tutt'uno, il pianeta è uno. Ci fondiamo nell'unitarietà di tutto il creato. Io sono ciò che sono. La nostra vita è una con Dio. Noi siamo uno. I nostri cuori battono al ritmo dell'unità. Siamo in sintonia con la vita intera. Siamo in sintonia con l'infinito. Ecco, una cosa che mi viene da dire, ragazzi, vedendo questa frase, i nostri cuori battono al ritmo dell'unità, vedendo questa immagine, questa figura, mi viene da dire questo. L'ego è importante vederlo, nel senso che molte persone non si rendono conto quando restano appunto intrappolate nell'illusione dell'ego, però quando si inizia a lavorarlo non è che bisogna cancellarlo del tutto o arrivare al punto di non avere più ego, perché l'ego in realtà, che viene chiamato anche personaggio o maschera, serve come barriera protettiva nei confronti del mondo, o perlomeno si sviluppa quando noi cresciamo. ehm, sì, barriera protettiva non è proprio il termine giusto, però è come se fosse una facciata che noi mettiamo, no? I nostri cuori battono al ritmo dell'unità. Certe volte l'ego è positivo, certe volte l'ego è negativo, qua ci sono le due polarità, se vogliamo, ma tenete presente che è come nel Tao. Tanta ombra c'è e tanta luce c'è. Cioè nel senso, se per caso vedete che avete un ego grande, non vi preoccupate, iniziate ad elaborarlo perché a tale pesantezza egoica corrisponde la luce. Quindi si tratta solo di andare a cercare di scovarla, mettiamo così. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Vi consiglio comunque di ascoltare anche le previsioni dell'anno 2026, sono già online, c'è la playlist oroscopo annuale stagionale. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì il programma è ben più vasto perché è proprio come se fosse un corso di formazione dove parlo un po' di tutto in realtà, è tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e messo lì a disposizione. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine di numero progressivo e ci sono temi che riguardano la metamedicina, la metafisica, ci sono delle meditazioni per proteggere il campo energetico, per pulire il campo energetico, c'è tutta la parte che riguarda i chakra, i traumi da elaborare, le credenze limitanti divise per settore, insomma c'è tanto materiale. Tenete presente che sono quasi 30 anni dei miei studi lì a disposizione per voi, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!